Fratello gemello del diagramma di flusso o flowchart che dir si voglia è il commento, tutta una parte di informazioni che tu vai ad aggiungere al codice che stai scrivendo e che aiutano gli altri a capire che cosa hai fatto. Quindi cerca di essere altruista e a pensare che il file che hai prodotto magari domani lo devi passare a qualcun altro che lo prende in mano e magari non è bravo come te a scrivere codice, deve capire che cosa hai fatto. E se non ti senti particolarmente altruista, sii egoista, perché ti assicuro che riprendere in mano una macro, un insieme di macro scritte diverse settimane prima, qualche mese prima, può essere complicato perché il codice che scriviamo spesso, insomma, non raramente ha bisogno di manutenzione. Quindi se non ti senti particolarmente altruista, sii egoista, aggiungi il codice per te stesso che ti aiuterà. Per parlare dei commenti nel codice Visual Basic prendiamo questo diagramma di flusso che fa riferimento a un esempio che ho registrato qualche giorno fa. E il diagramma di flusso ci aiuta a capire i vari passaggi che dobbiamo svolgere nell'implementare il nostro codice Visual Basic, ma i commenti ci aiutano a capire quando leggiamo il codice che cosa stiamo facendo. E vediamo subito come. Ecco, tenendo presente che il diagramma di flusso di questo programma è questo che vedi a fianco, cerchiamo di arricchire tutto il codice Visual Basic con i commenti, che sono delle righe che non vengono eseguite da Excel, però che aiutano il programmatore, quindi gli altri oppure te quando rivedi il codice, a capire che cosa è stato fatto. Questo programma è abbastanza semplice, però su cose più lunghe diventa complicato. Cominciamo a scrivere qui i primi commenti. Allora, la prima parte è chiedi l'informazione dell'anno. Quindi tutto questo pezzetto di codice sta interagendo con l'utente chiedendogli che anno desidera. È chiaro che lo posso capire anche leggendo il codice Visual Basic, però ho il commento, quindi so che lì comincia un pezzo che fa un qualche cosa e fino al successivo commento normalmente si tratta di questa attività. Poi il secondo commento è andare a cancellare eventuali dati di elaborazioni precedenti. Anche questo ci aiuta a capire che cosa fanno le righe successive. Qui che cosa viene fatto? Vengono inizializzate le variabili, quindi inizializzazione delle variabili. Qui c'è il ciclo while che passa in rassegna tutte le righe del foglio dove sono elencati i target mensili, quindi ciclo sulle righe del foglio con i target mensili. Qui cosa facciamo? Memorizziamo il banner al country. Poi ancora cosa succede? Andiamo a capire, se vatti a vedere l'esempio per il contesto, ma andiamo a capire se un mese fiscalmente ha 4 o 5 settimane, quindi capiamo il numero di settimane. Fatto quello, andiamo a capire qual è la prima settimana del mese che stiamo considerando. Quale è la prima settimana del mese? Chiaramente qui mese 1 parte dalla 1, mese 2 parte dalla 5, via dicendo. Qui andiamo a fare la parte di scrittura, scriviamo i target settimanali. Qui c'è un commento che possiamo metterlo anche alla fine di una riga, il commento, non deve essere una riga a sé stante, basta che ci sia l'apice singolo che inizia. In questo caso qui il commento che metto è next v aumenta di suo il numero di settimane. Ecco, allora appesantiamo il codice? No, perché non ci sono istruzioni nuove da fare, però diamo la possibilità di capire cosa sta succedendo nel codice a noi stessi soprattutto. Quindi ti ricordo che se devi mettere mano al codice che è scritto settimana o mesi prima e non hai messo alcun commento, alcuna nota nel codice, farai tanta fatica, soprattutto se il codice è molto complesso, ci sono più funzioni, più macro, più routine.
nel modulo che tu hai scritto, ecco. Certo, se le macro sono piccole puoi farne a meno, però è importante abituarsi a scrivere, qui l'ho fatto ex post, ma è importante abituarsi a scriverlo contestualmente, mentre sto scrivendo il codice, una nota, cosa sto facendo, molto breve, molto semplice, e mi aiuta poi a capire dove cambiano anche i momenti, perché io adesso scorrendo questo codice vedo che chiedo delle informazioni all'utente, cancello le righe precedenti, inizializzo le variabili, faccio il ciclo più alto livello sui target mensili, scendo, memorizzo le banner country, poi faccio tutto quello che serve, però basta che mi leggo le righe verdi per capire qual è il filo logico che sta dietro a tutte queste istruzioni che abbiamo dovuto scrivere. Quindi mi raccomando, parte importantissima, fondamentale, crearsi degli appigli per non scivolare quando si torna sul proprio codice e ti assicuro che potrebbe capitare molto facilmente. Bene, ora che hai imparato la parte fondamentale della programmazione, perché io credo che commentare il codice sia il nucleo centrale, perché se sai commentare, cioè se sai esprimere in linguaggio naturale quello che vuoi fare, allora poi possiamo parlare del tradurre il tuo linguaggio naturale in italiano in codice Visual Basic. Se sai fare questo, se sai commentare, se sai scrivere con le tue parole, descrivere quello che vuoi fare, allora possiamo scrivere il codice. Capito questa parte qui che è il nucleo? Ok, adesso hai fatto veramente un passo grosso e importante per andare avanti nel tuo percorso per imparare a programmare. Ci vediamo al prossimo video come al solito. Ciao!